Pio XII, al secolo Eugenio Maria Pacelli, diventa papa nel 1939. Sono anni difficili, anzi tragici, per tutto quello che sta accadendo in Europa. In Italia è al potere Benito Mussolini. Il predecessore di Pacelli, Pio XI, all'inizio non aveva osteggiato il duce, ma verso la fine del suo pontificato era deciso a mettere in chiaro la sua posizione su fascismo e nazismo. Ma non fa in tempo e muore prima. In Germania, dove Pacelli era stato arcivescovo e nunzio apostolico fino al 1929, c'è Hitler. Nel luglio del 1933 proprio Pacelli firma il concordato della Chiesa con la Germania nazista. Concordato che, è vero, almeno in teoria, doveva garantire dei diritti ai cattolici tedeschi, ma al tempo stesso era un riconoscimento del regime del Terzo Reich. Sono anni complessi per essere papa e quando Pacelli succede a Pio XI cambia le cose. Pio XI, che ha già 82 anni, quando è prossimo alla fine, prega il suo medico personale di dargli un altro giorno di vita. Vuole assolutamente finire e pubblicare un discorso di condanna del fascismo, del nazismo e del paganesimo. Ma quel medico non è Dio e quelle 24 ore non gli sono concessi. Muore il 1 febbraio del 1939, non certo in circostanze misteriose. Eppure, all'epoca, qualcuno parla di avvelenamento ordinato dal duce in persona. Il testo di quel discorso tanto voluto da Pio XI viene distrutto quando è già in tipografia, per ordine del segretario di Stato, il cardinale Eugenio Pacelli. Perché lui vuole adottare un atteggiamento più conciliante, da ex diplomatico vuole mediare anziché inasprire i conflitti. Ragazzi, prima di continuare vi ricordo che per sostenerci è fondamentale che vi iscriviate o vi abbonate a Vanilla Magazine. Con un caffè al mese sosterrete il nostro lavoro di divulgazione culturale. I tasti li trovate proprio qui sotto. Il pontificato di Pio XII è stato ed è ancora molto controverso. Perché il Papa non ha mai preso una posizione netta contro il fascismo e il nazionalsocialismo, perché ha taciuto di fronte alla brutale occupazione tedesca di Roma, perché è rimasto in silenzio sui rastrellamenti nel ghetto ebreo della capitale, perché ha addossato in un certo qual modo la strage delle fosse ardeatine ai partigiani. E soprattutto perché era a conoscenza già dal 1942 degli orrori dei campi di concentramento, ma non ha mai ufficialmente condannato quel massacro. Insomma, Pio XII, dopo la fine della guerra, patisce il giudizio negativo di molti, tanto che il giornalista inglese John Cornwell lo definisce il Papa di Hitler. Ma questa è una falsità oltre che una provocazione, perché in realtà il Führer non ama il Papa, non lo considera suo amico e non tollera le generiche espressioni di solidarietà verso le vittime delle persecuzioni per ragioni di nazionalità e stirpe. E i rapporti segreti che da Roma arrivano in Germania dicono che Pio XII appoggia gli ebrei. Quella sua politica timorosa e ambigua aveva uno scopo, quello di evitare mali peggiori alle vittime. Almeno questa è la giustificazione che lo stesso Pio XII fornisce a guerra finita. E comunque resta innegabile il fatto che molti ebrei e antifascisti si siano nascosti in Vaticano e nelle strutture religiose di Roma dopo l'occupazione nazista. Come non si può negare che la Chiesa Cattolica, attraverso l'impegno dei sacerdoti, dei frati, delle suore e dei fedeli laici, abbia salvato migliaia di ebrei dall'Olocausto. La figura di Pio XII è una di quelle controverse e forse un giudizio storico equilibrato sarà possibile nei prossimi anni perché, a marzo del 2020, Papa Francesco ha reso accessibile a studiosi qualificati il materiale degli archivi vaticani sul suo pontificato. Materiale che potrebbe riservare qualche sorpresa. Nel frattempo, su Pio XII, una cosa certa c'è: la brutta fine che ha fatto il suo corpo dopo la morte, durante i 9 giorni di esposizione, i novendiali si dicono, prescritti dalle cerimonie funebri dei pontefici. Perché le esequie di un papa seguono riti precisi, secondo l'Ordo Exequiarum Romani Pontifici. Le regole da osservare durante l'agonia e dopo la morte di un papa risalgono al Medioevo e arrivano ai giorni nostri, anche se con qualche cambiamento. Quando il Papa nella sua camera è vicino alla fine, riceve i conforti religiosi ed esprime le sue ultime volontà. Nel momento in cui le sue condizioni peggiorino, il cardinale segretario di Stato deve informare il decano del Sacro Collegio, che a sua volta avvisa i cardinali di curia residenti a Roma, che devono immediatamente andare al Palazzo Apostolico. Sempre il segretario di Stato informa gli ambasciatori accreditati in Vaticano.
Poi il Papa in agonia riceve l'estrema unzione. La camera del Papa morente, se la morte non arriva in modo inaspettato e improvviso, è di solito molto affollata. Ci sono il segretario di Stato, il decano, il penitenziere maggiore, una delegazione della Guardia Nobile e poi membri della famiglia e altri personaggi della curia. In sostanza, il momento del trapasso di un Papa non è mai qualcosa di privato, ma quasi un atto pubblico. Il Papa morente rivolge le sue raccomandazioni al Sacro Collegio, dà le ultime disposizioni, benedice tutti i presenti e licenzia i cardinali. Questo almeno è quello che impone la regola, che non sempre può essere rispettata, perché la morte non conosce delle regole. A quel punto, accanto al Papa rimangono i confessori, i camerieri, i prelati della casa e i medici. Uno dei prelati porta la croce concistoriale che il Papa deve baciare per avere bene in mente la passione di Cristo. Quando ormai l'agonia sembra senza ritorno, arrivano i penitenzieri che attorniano il letto e recitano le preghiere dei defunti e i salmi penitenziali ed esortano l'anima del moribondo. Esci anima cristiana da questo mondo. L'archiatra, il primo dei medici del Vaticano, controlla la presenza del respiro del morente con la fiamma di una candela accesa. Quando quel respiro non c'è più, tutti tacciono. Il Papa è morto. Oggi la morte non è più certificata dalla fiamma della candela e viene verificata anche ovviamente con metodi più sicuri e moderni. A questo punto però iniziano i riti funebri. Prima della composizione della salma, i cardinali vanno a visitarla, poi escono e rimangono i prelati, le religiose e i familiari a recitare le preghiere. Ciascuno di loro, secondo un ordine gerarchico, bacia la mano destra del defunto. La camera poi torna a riempirsi di gente, compresi i membri della Guardia Nobile in alta uniforme, che si mettono al lato del capezzale con la spada sguainata. A quel punto interviene il Camerlengo, che oltre a dirigere l'amministrazione finanziaria del Vaticano, deve occuparsi dei palazzi apostolici fino all'elezione del nuovo Papa. È sempre lui che deve dichiarare ufficialmente la morte del pontefice, con una curiosa cerimonia, usata almeno fino al 1878. È la cerimonia del martelletto. Il Camerlengo percuote la fronte del defunto per 3 volte, con un martelletto d'argento dal manico d'ebano, mentre lo chiama con il suo nome di battesimo. Solo allora, in assenza di risposta, recita la formula Vere Papa Mortus Est. Il Papa è realmente morto. Questa cerimonia è stata certamente usata fino alla morte di Pio IX nel 1878 e probabilmente mai più. Questo rito scompare forse perché alla morte del successore di Pio IX il Camerlengo in carica non lo compie e così cade in disuso anche per i progressi della scienza medica. Forse però alla morte di Pio XI un cerimoniere porge il martelletto al Camerlengo, che è Eugenio Pacelli, il futuro Papa. A quanto pare lui guarda i presenti e chiede: vi sembra proprio il caso? A 24 ore dalla morte il corpo del Papa deve essere imbalsamato. Significa che le viscere, quelle dei papi vengono indicati come precordi, sono asportate e chiuse in un recipiente di coccio inumato a parte. L'imbalsamazione deve prevenire la putrefazione del cadavere per garantire i novendiali, i 9 giorni di esposizione del corpo del Papa. Non mi dilungo su un cerimoniale complesso e lunghissimo, veniamo alla morte di Pio XII con una premessa. Nessuno può fotografare o registrare immagini del Papa, né durante l'agonia né dopo la morte. Solo il Camerlengo può autorizzare qualcuno a fare fotografie solo quando il Papa defunto è stato vestito con gli abiti pontificali e solo a scopo di documentazione. Si tratta di regole ben precise, ma nel caso di Pio XII non vengono rispettate e capita anche di peggio. L'imbalsamazione del Papa viene fatta in modo del tutto sbagliato, che accelera addirittura il processo di decomposizione. Ma tutto parte da prima, dal dottor Riccardo Galeazzi Lisi, oculista archiatra pontificio. Galeazzi Lisi, medico personale di Pio XII, fin dall'inizio del suo pontificato, è un personaggio un po' equivoco. Ha debiti di gioco ed è amico del marchese Ugo Montagna, pesantemente coinvolto nel delitto Montesi, che nel 1954 suscita un terribile scandalo che coinvolge tutta l'alta società romana e lambisce il mondo politico. Pio XII non lo licenzia per riguardo verso il fratellastro Enrico Galeazzi, che è un importante funzionario vaticano, nonché architetto dei Santi Palazzi Apostolici. Non lo licenzia, ma di fatto non lo vuole più come medico personale e non lo vuole più vedere
Ma purtroppo per lui non sarà così. Pio XII ha in vita un solitario che non vuole compagnia durante le sue passeggiate nei giardini vaticani o quando mangia. A maggior ragione nel personalissimo momento del trapasso, quando va incontro al suo Dio, non vorrebbe avere tanta gente intorno, ma non ci riesce. Tra i tanti presenti assiste alla sua agonia proprio Riccardo Galeazzi Lisi, che già da mesi aveva l'abitudine di vendere ai giornali notizie sulla malferma salute del pontefice. Pio XII, sofferente, è al Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Il 5 ottobre del 1958, nonostante la debolezza fisica, celebra la messa e riceve una delegazione di notai. A mezzogiorno rivolge le consuete preghiere rivolte alla Vergine Maria e al tramonto impartisce la benedizione apostolica ai fedeli che sono raccolti nel cortile del palazzo. Nella notte viene colpito da un'ischemia che lo manda in coma. Riceve l'estrema unzione mentre respira grazie a una bombola d'ossigeno. Il Papa è lì a letto morente con un tubo che gli esce dalla bocca e l'intraprendente Galeazzi Lisi, senza nessuna vergogna, gli scatta di nascosto delle foto con una piccola Polaroid. Le venderà al giornale francese Paris Match, insieme ad altre fatte subito dopo la morte, prima che Pio XII sia vestito con gli abiti papali. La mattina del 7 ottobre sembra avvenire un miracolo. Pio XII si riprende, è lucido e presente a se stesso. Anni prima il pontefice, parlando con Suor Pascalina Lemert, al suo servizio per 40 anni, aveva espresso il desiderio di avere a disposizione una giornata prima di morire per prepararsi al trapasso. Ecco, quella è la sua giornata che lui trascorre pregando e ascoltando musica. Molti si illudono che il peggio sia passato, ma non lui e nemmeno Suor Pascalina. Attorno alle 7 del mattino dell'8 ottobre il Papa entra di nuovo in coma e questa volta non si riprende più. Alle 11:11 un'agenzia di stampa comunica la morte di Pio XII. Entro mezzogiorno escono le edizioni straordinarie di 4 giornali, ovviamente già predisposte, che titolano a caratteri cubitali "Il Papa è morto". E invece il Papa non è ancora morto. Come è potuto accadere? Anche in questo caso c'è di mezzo Galeazzi Lisi. Il medico si era messo d'accordo con un'agenzia di stampa per dare in anteprima la notizia della morte con un segnale convenuto. I giornalisti aspettano sotto le finestre del palazzo quel segnale, una finestra che si apre o un fazzoletto agitato dietro al vetro, a seconda delle fonti. Capita però che una suora, del tutto ignara di quegli accordi, faccia, senza saperlo, il segnale convenuto. Da quel gesto, che è del tutto casuale, nasce l'equivoco che anticipa la morte di Pio XII, comunque imminente. Alle 3:52 del 9 ottobre il Papa esala davvero l'ultimo respiro, ma il peggio deve ancora arrivare. Pio XII non vuole essere imbalsamato, vuole che il suo corpo rimanga integro, così come gliel'aveva dato Dio. Almeno questo è quello che dice Galeazzi Lisi. Sempre lui dice di aver avuto l'approvazione del Papa per un metodo di conservazione del corpo definito rivoluzionario. Rivoluzionario, ma al tempo stesso antico, usato, per chi ci crede, con le spoglie mortali di Gesù Cristo. Per dimostrare la validità del metodo, l'archiatra aveva mostrato a Pio XII un braccio imbalsamato anni prima e ancora del tutto integro. E in che cosa consiste questa tecnica rivoluzionaria? Bisogna cospargere il corpo con oli e resine miste a erbe aromatiche e poi avvolgerlo in diversi strati di celofan. Sì, incredibile ma vero, proprio diversi strati di celofan, che naturalmente con il caldo accelerano il processo di decomposizione. Ma lo accelerano in modo raccapricciante. Chi veglia il Papa assiste a uno spettacolo che sembra la scena di un film horror. La salma è nella sala degli svizzeri di Castel Gandolfo, rivestita degli abiti pontificali, e all'improvviso migliaia di rughe iniziano a solcare il viso di Pio XII. In pratica, nell'arco di pochi minuti, avviene la più veloce e ributtante decomposizione in presa diretta che la storia della medicina legale ricordi. La decomposizione non riguarda solo il viso, ma tutto il corpo del defunto Papa. I gas che si formano all'interno gonfiano il ventre del magrissimo Papa Pio XII, mentre dei liquidi scuri escono dalla bocca e dagli occhi. Un odore nauseabondo invade la stanza, tanto che alcune guardie d'onore svengono. Questo già sarebbe raccapricciante, ma non è ancora il peggio.
il corpo di Pio XII deve essere portato in Vaticano. L'ultimo viaggio del Papa non avviene su una sontuosa carrozza trainata da cavalli bianchi, come richiesto dalla Santa Sede al Comune di Roma, ma con un più modesto carro funebre motorizzato addobbato per l'occasione. Quando il corteo funebre è alle porte di Roma, il corpo di Pio XII esplode, scoppia letteralmente all'altezza del torace. Nella sosta a San Giovanni in Laterano, il corpo del Papa viene trattato sfidando miasmi orribili, così vengono definiti, per consentire l'esposizione della salma in Vaticano. Salma che deve essere ben visibile, quindi non può essere chiusa in una bara, nemmeno se scoperta. Ma le sembianze di Pio XII sono ormai mostruose, il viso è nerastro, il setto nasale si è distaccato ed è caduto, la bocca è atteggiata in una risata agghiacciante perché i muscoli facciali si sono ritirati lasciando in mostra i denti. Nella notte, tra il primo e il secondo giorno di esposizione, medici e imbalsamatori tentano di rimediare ai danni, ma si può fare soltanto poco. Sul volto di Pio XII viene messa una maschera di cera. Dopo i lunghissimi 9 giorni di esposizione davanti all'altare maggiore, sotto il baldacchino del Bernini, il corpo devastato di Pio XII viene posizionato in un sarcofago nelle grotte vaticane. Sic transit gloria mundi, si potrebbe dire, un detto sempre valido in caso di morte dei potenti della terra, ma che nel caso di Pio XII assume aspetti raccapriccianti. La caducità del corpo umano vista in presa diretta e anche respirata da chi vi assiste. Tant'è vero che le guardie d'onore che vegliano il catafalco turnano ogni 15 minuti per evitare i malori che potrebbero seguire l'esposizione a quella puzza terribile. E Galeazzi Lisi, poi definito l'archiatra corrotto, che fine fa? Quando salta fuori lo scandalo delle foto vendute, viene licenziato dal collegio cardinalizio e Papa Giovanni XXIII, successore di Pio XII, lo bandisce a vita dal Vaticano. A quanto pare l'archiatra corrotto è l'unica persona ad aver ricevuto un provvedimento del genere. Poi viene anche irradiato dall'Ordine dei Medici per comportamento indegno, in riferimento alla vendita di notizie sulla salute del Papa e delle foto pre e post mortem. Il provvedimento però viene annullato per un vizio di forma. Sembra incredibile, ma nessuno gli rimprovera quell'assurdo metodo di imbalsamazione, forse perché nessuno vuole ricordare quanto accaduto al corpo del Papa. Lui, l'archiatra corrotto, nel 1960 scrive un libro in francese, Dans l'ombre et dans la lumière de Pio XII, all'ombra e alla luce di Pio XII, dove scrive le sue ragioni, ma alla fine non ammette nessuna colpa. Muore nel 1968.